tanti avete visto il video su come fare i ravioli di ricotta. In quel video io ho utilizzato una sfoglia un po' più spessa rispetto al mio solito, proprio per fare in modo che anche chi non ha particolare dimestichezza con la pasta fatta in casa e ancor meno con la produzione dei ravioli potesse comunque cimentarsi senza grosse difficoltà. Però io i ravioli li mangio con una sfoglia più sottile. Sono sicuramente più delicati e a me piacciono così. Per non fare una replica della ricetta precedente, io adesso farò un ripieno differente utilizzando oltre alla ricotta gli spinaci e per condirli invece di burro e salvia come ho fatto nel video precedente andrò a utilizzare un ragù di carne. Per fare questo ragù io utilizzerò delle bracciole di vitello. Mi piace molto il ragù con la bracciola, però volendo si possono utilizzare altri tipi di carne come per esempio la corazza, il muscolo, da mettere nella salsa di pomodoro, farla cuocere lentamente per ottenere un ragù ristretto che comunque va bene su questo tipo di pasta ripiena. Prepariamo la pasta fresca. In una ciotola ho messo della semola rimacinata di grano duro, ci mettiamo un uovo, e un pochino di acqua. Mettiamoci una presa di sale e mescoliamo. L'acqua va aggiunta a poco. A questo punto incominciamo a lavorare con le mani. Quando la farina si è tutta incorporata possiamo andare a lavorarla un pochino sul piano. La divido in pezzetti e appiattisco con le mani. In una pentola mettiamo ad appassire gli spinaci, non aggiungiamo acqua e non aggiungiamo condimento. In questa ciotola mettiamo la ricotta, l'uovo, un pochino di formaggio grattugiato, il pepe e un pizzico di sale. Cominciamo a mescolare. Dopo un minuto possiamo spegnere. Uniamo gli spinaci alla ricotta, mescoliamo e il ripieno è pronto. Appiattiamo un pochino con le mani e poi andiamo a tirare le sfoglie. Per fare la sfoglia io con la macchinetta della pasta inizio con il livello 1, poi passo al livello 3, al livello 5 e per far venire questi ravioli veramente delicati arrivo fino al livello 6.
Adesso passiamo al livello 3. Quando inizio al primo livello faccio 3 passaggi su ogni panetto. Poi quando invece vado a ridurre lo spessore dei rulli, e allora basta semplicemente passarli una volta. Ora mettiamo a 5. E infine la tiriamo a 6. Giriamo lentamente la manovella perché la pasta è molto sottile e potrebbe rompersi. E quindi sulla sfoglia mettiamo il ripieno. Non ne mettiamo molto perché altrimenti quando le andiamo a cuocere i ravioli si possono rompere, ne mettiamo un piccolo mucchietto. Prendiamo l'altra sfoglia e tiriamola anche questa a 6. Questa seconda sfoglia gliela adagiamo sopra. A questo punto dobbiamo sigillare. Incominciamo dalla parte centrale, quindi con il taglio della mano andiamo a premere e poi andiamo a sigillare i singoli ravioli. Quando crediamo che abbiamo fatto un buon lavoro, prendiamo la rotella e andiamo a tagliarli. Andiamo a premere sul raviolo ancora un pochino per sigillare meglio, per dargli una forma quanto più regolare possibile, e poi li possiamo mettere su un canovaccio ad asciugare. Fate molta attenzione per andarli a cuocere perché questi sono veramente molto ma molto delicati. E se vogliamo congelarli li possiamo mettere nel freezer così come sono, con la teglia e il canovaccio. Quando si sono ben induriti li andiamo a prendere delicatamente e li mettiamo in un sacchetto per alimenti e si possono conservare anche per parecchio tempo. Io li andrò a mangiare, come vi ho detto, con il ragù della braciola, però potete anche fare burro e salvia, che è molto sbrigativo, oppure metterci una besciamella sopra, insomma quello che più volete.